Ok raghi, benvenuti, bentornati. Questo è On The Run. Oggi andiamo a Bologna, giusto una mini trasferta, e andiamo a farci del dolore vero. Scherzo un po'. In realtà sto andando a tatuarmi da il mio tatuatore di fiducia, nonché amico, grandissimo personaggio, writer, figlio d'arte, grande fumettista, Riccardo True Raviola, a cui voglio veramente un grandissimo bene. Era un po' che non mi facevo tatuare, era un po' che volevo fare questo progetto, ma non vi svelo nulla, ve lo farò vedere. Cercherò di fare delle riprese del lavoro, un po' perché mi piace l'idea di poter dare un po' di visibilità a un grande artista, secondo me. Non che io ne riesca a dare tanta, però magari qualcosa può sempre aiutare. Sempre avuto questa passione. Mi sono tatuato appena ho avuto l'età legale per farlo. Come ho detto, i miei tatuaggi sono un po', come dire, dei macchioni forse apparentemente senza né capo né coda, però per me hanno tutti un senso, per me rappresentano qualcosa. Generalmente sento l'esigenza di mettermi l'inchiostro sotto la pelle quando c'è un cambiamento nella mia vita, di rendere permanente certi ricordi prima che insomma il cervello cominci, un cervello peraltro tra virgolette il mio pieno di buchi, cominci a dimenticare o ad annebbiare. Sì, i ricordi hanno questa tendenza a volte a nascondersi dietro questa sorta di patina che li fa diventare un po' meno presenti. È una giornata proprio bigia, è la prima volta quest'anno che sento freddo, da qui in poi sarà da mettersi cose un po' più pesanti, almeno se si vuole andare in moto. Ci siamo nella brutta stagione, che poi per brutta, insomma, brutta per la moto. Peraltro, a proposito di Riccardo, detto Pinuccio da moltissimi, è anche l'autore di tutto il lettering del video di Titanic, nonché proprio della copertina del disco. Quello è stato un lavoro eccezionale, di cui dopo farò vedere anche un pezzetto. È stato fatto tutto a mano, usando un vetro e uno strumento per incidere. Prima l'idea era quella di fare uno specchio, in realtà l'idea è quella proprio di rappresentare uno specchio, però per ragioni tecniche, perché se uno fa lo specchio poi la foto inquadra la macchina fotografica, abbiamo utilizzato un vetro. Riccardo è stato incredibilmente, cioè non ho parole ancora per ringraziarlo, perché si è prodigato in un modo, con dei tempi strettissimi, con un entusiasmo contagioso. Guarda, veramente quel lavoro, a parte che a me piace veramente tantissimo proprio, è stato veramente incredibile proprio. Altre curiosità che posso raccontarvi di Riccardo: tanto sì, è una persona che ha un entusiasmo sempre in tutto, grandissimo writer, vecchia scuola. Tra le pezzate che ho visto più belle in questa città c'è sempre la sua mano. Sprazzi di sole, non abbastanza per riscaldarmi le chiappe. San Luca che ci guarda dall'alto, che entriamo proprio in città. Eccoci sui viali, bisogna stare attenti che ci sono degli autovelox a 30, che raghi, io tanto adesso che non ci vengo a Bologna, ci vengo molto raramente, ogni tanto me lo dimentico, bisogna sempre starci molto attenti. Qui passiamo per i Giardini Margherita.
Va bene, eccoci qua, siamo arrivati. Adesso faremo quello che dobbiamo fare. Ciao, a dopo raghi. Eccoci qua da Riccardo Draw Raviola, il mio tatuatore. Ho detto il 90% dei tatuaggi che ho me li ha fatti lui, adesso saliremo al 92%, no? Perché così si fa. Grande intenditore, vabbè sì, di tatuaggi ma anche di writer della Madonna, io lo so, insomma. Fumettista, grande artista comunque. E niente, adesso cominceremo a fare un po' di Yes. chiostrino, un po' di dolore. Marchiamo. Dolore vero. Dai, io lascerò acceso, tanto chiacchiereremo e vedremo un po' cosa succede. Forza, coraggio. E poi dritto così, scusami. Perché allora? Da parte una o forse due, comincia una. Tutte le altre dita le ho rotte almeno un paio di volte. Ecco, perfetto. Sono tutte abbastanza storte, cioè. Ok, lavoro finito, super, venuto da Dio, grazie Riccardo. Grazie a te, Marco. Raga, venitevi a fare i tatuaggi da Riccardo Draw Raviola, ne vale veramente la pena. Yo! Ecco. Ok raghi, abbiamo fatto il misfatto. True pain, dolore vero. No, in realtà neanche tantissimo, poco. Ma comunque Riccardo c'ha una mano molto esperta, e anche se abbiamo fatto 2 belle ripassatone non ho sentito molto male, però True pain rappresenta un po' tutto quello che ho passato nella vita, e io ho questo brutto primato di aver sofferto veramente molto. Poi chiaramente è tutto relativo, so benissimo che c'è gente che soffre ogni giorno molto più di me, però io devo fare anche i conti con me stesso e insomma un po' di esperienze le ho avute, sia fisiche che mentali, perché non c'è solo il dolore fisico, c'è anche quello mentale. E niente, ho voluto un attimo suggellare questo momento non proprio facilissimo. Speriamo di averlo esercizzato. Insomma, mi piace molto, sono molto contento. Grande Pinuccio, veramente un amico prezioso, un vero bolognese. Qualche tempo fa ho parlato, no, del fatto che a Bologna io non conoscevo tantissimi veri bolognesi che insomma originali proprio. Conoscevo la maggior parte di gente trasferitasi, studenti, ex studenti. Il vecchio Riccardo è proprio bolognese. Figlio d'arte, non so se l'avevo detto prima, suo padre è niente proprio di meno che il grande Magnus, fumettista degli anni 70-80, incredibile. Chiunque abbia la mia età circa non può non ricordarsi del gruppo TNT e di altre sue opere immense, Criminal e mille altre cose. Un gigante del fumetto italiano, e sì, evidentemente ha passato
il DNA del talento al figlio, perché io trovo che i disegni di Riccardo siano eccezionali. È anche inoltre un esperto di calligrafia orientale, veramente molto bravo. In casa mia ho più opere sue appese ai muri, ma soprattutto due bei grossi ideogrammi, cui vado particolarmente orgoglioso. Niente, dai, è stato proprio un bel momento, abbiamo fatto le solite nostre chiacchiere, parlato un po' del più, del meno, di Oriente, di amici, di aggiornamenti su Bologna. Lui mi tiene sempre al corrente, insomma, un po' di cambiamenti. Io ormai sono proprio un campagnolo. Gran bel lavoro fatto, molto contento. Due bei ripassatoni, infatti c'ho un po' le dita gonfiette adesso, ma neanche tanto, nemmeno tanto rosse. E ora si va a casa. Fortunatamente è uscito anche un mezzo sole, quindi stiamo per passare sotto il portico che porta poi su a San Luca. Per chi non è di Bologna o pochi che non lo sanno, qui parte un portico che sale direttamente alla basilica che c'è in cima alla collina che sovrasta Bologna, visibile da qualsiasi direzione uno voglia arrivare a Bologna, per cui se tu arrivi da Milano la vedi, se tu arrivi da Firenze la vedi, se tu arrivi da Ancona la vedi, insomma da tutte le parti in cui tu ti avvicini a Bologna vedi San Luca. E c'è questo portico che parte esattamente da qua, dove si fa la processione. Comunque qui, eccolo qua, parte su di qua. Curiosità, questo portico ha 666 scalini. Ok raghi, abbiamo fatto, allora vedo che ho una telecamera con le batterie quasi scariche e l'altra con la scheda quasi scarica, cioè quasi piena, per cui è meglio che ci salutiamo ora. Dai, un giretto così in soft, qualcosa un po' di diverso. Speriamo insomma di essere riusciti a fare qualcosa di interessante. Perciò dai, ci sentiamo alla prossima puntata. Questo è On The Run, raghi, a star bene, ciao.